Avete solo 24 ore in quel di Oslo? O 48? O volete fare semplicemente una visita a tutti i punti di interesse senza perdere tempo? Bene, oggi siete nel posto giusto. Qualunque sia il vostro itinerario, probabilmente inizierà dalla stazione centrale di Oslo. La stazione centrale di Oslo è ben collegata con tutti gli aeroporti, stazioni vicine, diciamo è il nodulo centrale dei collegamenti per e dalla città di Oslo. C'è pure Arnardo il Pagliaccio. Da questa stazione parte anche la linea della metro che vi potrà portare più o meno in ogni luogo della città e soprattutto è vicina ai primi punti di interesse in cui potrete imbattervi, perché a soli 2 minuti a piedi dalla stazione centrale avrete 3 luoghi super importanti e super belli da visitare. La biblioteca Deichman Bjørvika è stata inaugurata nel giugno del 2020, dopo aver subito un ritardo a causa del Covid. È immensa, è sviluppata su 6 piani per una superficie totale di 13.500 metri quadrati. Ospita più di 450.000 file documentativi tra libri, foto, file audio e così via, tutti accessibili al pubblico. L'ingresso è gratuito, è un ottimo spazio anche per studiare, per riposarsi, anche perché presenta delle aree relax e delle aree di ristoro, e al suo interno potete trovare anche la Silent Room, che è un progetto che è stato fatto nel 2021, dove uno scrittore scelto tramite delle valutazioni in tutto il mondo scriverà un libro. Fino adesso sono stati scritti appunto 4 libri e questi libri potranno essere letti solo a 100 anni dall'inizio del progetto. No salute, quindi noi non li leggeremo mai. Ora lasciamo la biblioteca e non dovremo fare nemmeno troppa strada, perché a soli 50 metri avrete già il secondo punto di interesse, che è forse diciamo il simbolo più iconico di Oslo, ovvero l'Opera di Oslo. Il Palazzo dell'Opera è stato terminato nel 2007 ma inaugurato nel 2008. È stato un mix di 8 artisti diversi che hanno permesso la creazione di questo immenso splendore architettonico, e il teatro è stato quello che ha dato il via alla riqualificazione della zona, che prima era una zona industriale mentre adesso è appunto diventato il fulcro del turismo ad Oslo. E praticamente la sua funzione principale, ovvero quella di teatro dell'opera, è diventata quasi secondaria, perché con tutti i progetti architettonici e artistici che si celano all'interno e al suo esterno è diventata quasi più un'attrazione per questo piuttosto che per andare a vedere gli spettacoli. La cosa interessante è che si può salire sul tetto, è gratuito, e da lì potrete ammirare il fiordo, Oslo e tutto il quartiere di Bjørvika in pratica. Andiamo. Di fianco all'opera in mare, tra l'altro, c'è questa struttura che fa parte dell'opera. In pratica si sposta col vento e dovrebbe rappresentare lo scioglimento dei ghiacci. Ed eccoci arrivati in cima. La salita non è troppo dura, solo occhio in inverno, perché con la neve e il ghiaccio è molto più facile scendere che salire, se capite cosa intendo. Tra l'altro la parete, come vedete,
è fatta in braille e si dice che toccandola potrete sentire una poesia. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno per... Ebbene, a 50 altri metri dall'Opera di Oslo potete trovare già la terza attrazione turistica. Quindi state capendo che se avete anche solo 5 ore perché avete uno scalo aereo o qualcosa, potete già visitarvi, non dico la metà delle attrazioni importanti, ma quasi. Quindi se avete appunto queste 5 ore di scalo ad Oslo, non state in aeroporto, in mezz'ora arrivate qua, vi fate un'ora e mezza di visita, 2 alla città e poi tornate indietro. Oltre a delle case con un design spettacolare, potete trovare il museo di Munch. Comunque qua avete appunto il museo di Munch, che merita tantissimo. Adesso vi faccio vedere un po' all'interno, ma non entro nel museo perché ci sono stato 6 mesi fa. Munch, come quasi tutti voi sapranno, è stato un famoso pittore e artista oslotese, non so come si chiamano gli abitanti di Oslo. Qui c'è anche la sua tomba in uno dei cimiteri della città, non l'ho ancora potuto vedere. E niente, anche questo museo è strutturato su 500.000 piani, ce ne sono tipo 7-8. È super bello, super immersivo, non sono solo quadri, e tra l'altro qua potrete trovare una copia dell'Urlo di Munch, perché sì, l'Urlo di Munch non è custodito nel museo di Munch, quindi non venite qua e poi dite ho visto l'Urlo, avete visto una copia dell'Urlo, perché la copia originale si trova al Museo Nazionale, che poi vi farò vedere. In pratica qui entrate e poi ci sono tutte le scale mobili che vi portano su tutto quanto. Si espande molto in verticale come museo. Ora, tutto questo giro che avete visto finora mi ha preso più o meno un'oretta. Se volete visitare ovviamente meglio tutto quanto, raddoppiate. Se volete proprio visitarvi il museo Munch bene, arriviamo a 2 ore e mezza di tempo utilizzato. Quindi ripeto, se avete uno scalo o solo poche ore da passare ad Oslo, questo diciamo è il tour che vi consiglio. Se invece avete una giornata intera o ancora meglio 2 giornate, allora continuate a guardare il video. Poi ovviamente ci sono un sacco di altre cose che potrete vedere o fare, però questo video è incentrato proprio per chi ha poco tempo, per chi vuole vedere diciamo le cose che meritano di più. Ovviamente se avete 5 giorni, una settimana, la situazione cambia, le cose da vedere sono molte di più, ma sto cercando appunto di farvi un riassunto breve e indolore della vostra avventura, come potrebbe essere strutturata. Montando il video mi sono accorto che la prima clip del giorno seguente non c'è, non capisco il motivo. C'è l'ultima del primo giorno e la seconda del secondo giorno, quindi non capirete l'introduzione. In pratica il secondo giorno inizia con la visita al parco Vigeland e tutto il resto ve lo faccio vedere. Tra l'altro nel parco Vigeland e a Oslo in generale in alcuni punti potrete trovare queste cabine del telefono che in realtà sono le vecchie cabine riadattate a mini biblioteche personalizzate. In pratica in questi cubicoli potete chiudervi e leggere uno dei libri che sono lasciati gratuitamente in comodo uso. Ce ne sono davvero tanti da scegliere, non è che c'è solo un libro, la gente che non li legge più li porta qui
e la gente che li vuole leggere o portare via li prende e li porta via. Tra l'altro il 90% delle sculture presenti nel parco Vigeland sono nude e alcune sono anche un po' ambigue perché raffigurano magari bambini e adulti nella stessa, diciamo, opera d'arte. Inutile dire che di estate questo è uno, diciamo, dei posti in centro città dove venire se si vuole, diciamo, evadere dal caos cittadino, che poi non è nemmeno così tanto caos quello di Oslo, però se volete piazzarvi in un prato e prendere il sole, farvi una grigliata, giocare a pallavolo, diciamo che questo è il luogo più indicato. Comunque non voglio cadere in discorsi cliché, però è vero che i paesi nordici ci danno 10-1 in quanto riguarda senso civico, pulizia, educazione. C'è un cane coi calzini, sicurezza, e comunque il parco, sì, se volete visitarvelo bene vi servono almeno 2 ore, però potete anche venire mezz'oretta, vedere, diciamo, la zona principale. Se avete poco tempo è perfetto e vale la visita. Dal parco Vigeland potete prendere il tram numero 12 che vi porterà direttamente ad Ekersbrugge, dove potete fare diverse cose. Innanzitutto da qua potete prendere i traghetti che vi portano a fare le visite sul fiordo. Ci sono sia i traghetti turistici, diciamo mezzi privatizzati, sia quelli della città, che appunto potete prendere semplicemente con lo stesso biglietto che utilizzate per il tram o per la metro o per il pullman o insomma per i mezzi cittadini. Andate a rivedervi il video delle isole se ve lo siete perso. I traghetti con questo cancelletto sono quelli gestiti appunto da Ruter. Voi vi imbarcate normalmente e col vostro biglietto potete farvi il giro di tutte le isole. Se non sbaglio le isole da visitare sono 6 o 7, ma diciamo le principali sono 3. In realtà potete anche semplicemente farvi il giro sul traghetto, salite, soprattutto d'inverno magari che fa freddo e tutto, salite, vi fate tutto il giro del fiordo così potete vederlo, fare video, foto e quant'altro e poi ritornare al porto. Se invece c'è bel tempo o non temete il freddo, il mio consiglio è di scendere almeno nelle 3 isole principali. Unica cosa, d'inverno sappiate che le corse sono meno frequenti, mentre di estate ne avete una più o meno ogni mezz'ora, d'inverno ci sono tipo 5 corse al giorno, il che rende magari un po' più complicato la visita di ogni isola. Il punto di interesse, a mio avviso, principale di Oslo è esattamente qua, ovvero il National Theatre, il teatro nazionale nuovo, perché è stato rifatto neanche 5 anni fa, no neanche, 2022 mi pare, quindi 3 anni fa, ed è immenso e bellissimo. Se dovete scegliere un solo museo da visitare, scegliete questo, anche perché è qua dentro che trovate la copia originale dell'Urlo di Munch. Non è solo un museo di quadri e statue, trovate davvero di tutto dentro, davvero indescrivibile. Noi ci abbiamo perso 4 ore penso dentro e l'abbiamo visto tra virgolette veloce.
cioè se avete più giorni dedicate una giornata interamente a questo museo, perché merita. Comunque ho detto National Theatre, ma è il National Museet, Museo Nazionale. Il National Theatre l'avete visto? No, non l'avete visto, ma non è importante, non è niente di che. Quello che vedete qua di fronte invece è il municipio di Oslo, molto cattivo come edificio, ma molto bello e tenuto bene come tutti gli altri edifici qua ad Oslo. Nel mentre qua ad Aker Brygge abbiamo trovato un festival di street food, non so che cosa sia, sembra indiano, non lo so, tra cui c'era lo stand thailandese, c'era scritto Thai, però era asiatico in generale, e ho preso un yakisoba che è molto buono, quindi facciamo uno spuntino e poi continuiamo verso la fine di questo video. A pochi minuti dal porto di Aker Brygge trovate il centro storico di Oslo, molto bello da vedere, ma anche sede del castello di Akershus. Il castello di Akershus, non sono sicuro sia la giusta pronuncia, è stato edificato intorno al 1290 dal re, perché appunto comunque dove ci troviamo adesso all'epoca era considerato il centro di Oslo. Adesso il centro è spostato un po' più in là, non è lontanissimo ma non è esattamente qua. È un luogo che ha un sacco di storia, che ha continuato diciamo la storia negli anni, è stato anche occupato durante la seconda guerra mondiale. Infatti si dice, tra l'altro, tra tutte le storie che si raccontano su questo castello, che nei sotterranei ci sia un'infestazione di fantasmi. Ci sono anche proprio dei tour dedicati a questa cosa. All'interno trovate il museo della resistenza norvegese e il museo delle forze armate, oltre appunto ai sotterranei visitabili tramite tour privati. Sicuramente diciamo un po' il luogo cartolina di Oslo, essendo diciamo l'edificio storico più famoso nel centro della città. Merita sicuramente una visita anche senza stare a visitare i musei, ripeto, sempre stando su un itinerario dove si è di fretta e non si ha il tempo di visitare tutto, e l'ingresso comunque almeno al castello è gratuito. Il castello si trova un po' arroccato su una montagnetta, quindi preparatevi una piccola salita e, come per l'opera, d'inverno attenti perché le pietre sono lisce e si scivola di brutto, cioè si scivola già adesso in estate, figuratevi. Ed eccoci quasi alla fine di questo itinerario veloce di Oslo. Come ho già ripetuto più volte, se avete più tempo, più giorni, più risorse, più tutto, ovviamente ci sono tantissime altre cose da vedere e da fare, e anche le cose che vi ho fatto vedere fino adesso, insomma, potreste dedicare più tempo ad ognuna. Questo itinerario diciamo serve se davvero avete poco tempo, qualche ora o giusto un paio di giorni e non volete perdervi diciamo le attrazioni principali. Diciamo che l'itinerario è finito, ma vi voglio dare diciamo uno spot bonus che, ripeto,
se avete altre 2 ore che vi avanzano, merita la pena di vedere, e non è, diciamo, uno dei posti emblematici e iconici di Oslo, ma è un posto molto figo e carino da vedere e ve lo consiglio. Quindi 3, 2, 1 ed eccolo qua alle nostre spalle, a 2 minuti letteralmente a piedi dal castello, c'è il museo della mini bottiglia, che è troppo divertente, troppo bello, troppo figo. Costa tipo 8 euro e ci sono 45.000 mini bottiglie di ogni cosa ammassate dentro. C'è anche un ristorante barra bar, sì, ristorante e bar, tutte e due. Se avete un'ora in più da buttare, veniteci, è divertente, vi passa il tempo e vi rimane. E niente, questo era semplicemente un piccolo posto bonus. Ragazzi, spero che questo itinerario di Oslo vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Ci vediamo come sempre tra 2 martedì alle 14:30. Non dimenticatevi di iscrivervi, seguirmi su Instagram, mettere mi piace, condividere il video con tutti quanti i vostri amici, commentate e al prossimo video. Ciao!